Giorgio Scalvini dell'Atalanta, uno dei tanti nomi che l'Inter sta seguendo per andare a scegliere alla fine quello che sarà il sostituto di Milan Skriniar. Oggi nuovo episodio della nostra rubrica Caccia all'erede di Skriniar, episodio numero 4, episodio in cui andiamo appunto ad analizzare il centrale dell'Atalanta. Abbiamo già visto i nomi di Demiral, di Mavropanos e di Pavard. Oggi rimaniamo in Serie A come fatto con Demiral e rimaniamo nell'Atalanta perché appunto andiamo ad analizzare Giorgio Scalvini. Come sempre faremo una panoramica sul calciatore partendo dalla sua carriera, dalle sue caratteristiche, dalla sua stagione attuale, punti di forza, punti di debolezza, quindi pro e contro, e alla fine un giudizio che vi darò personalmente e che vi chiederò poi nei commenti. Come sempre, quindi prima di partire vi chiedo un click sul tasto mi piace se vi piace questa rubrica, così che andiamo avanti anche con i prossimi episodi, e un click sul tasto iscriviti per iscrivervi al nostro canale. Cominciamo subito allora e comincio condividendovi la scheda di Transfermarkt di Giorgio Scalvini per analizzare in primis la carta d'identità di questo ragazzo, classe 2003, tra l'altro dicembre 2003, quindi è quasi un 2004 potremmo dire, 194 centimetri di altezza, quindi un difensore piuttosto alto, piede destro, attenzione, tenetelo a mente perché poi questa informazione ci servirà, 37 presenze totali in Serie A, considerato che è più o meno un titolare dell'Atalanta e considerato il numero di partite restanti da qui fino al termine della stagione, potrebbe arrivare alla sua seconda stagione a tutti gli effetti in Serie A già a quota 50 alla fine di questa stagione. Ha già esordito in Europa League, non ancora in Champions League, però ha già messo in cascina diversi traguardi per un ragazzo della sua età. Come vedete, il valore di mercato stimato di Transfermarkt è di circa 20 milioni di euro. Sappiamo che queste sono stime e il mercato molto spesso, nel bene o nel male, non segue in maniera molto precisa quelli che sono questi valori che ci vengono proposti. Scadenza di contratto 2027, quindi non è un giocatore su cui si può giocare appunto su una scadenza vicina. Quest'anno vi dicevo il suo rendimento fino ad ora sono 19 presenze totali con 1316 minuti in campo, 2 gol in Serie A contro la Roma e contro la Salernitana, 5 ammonizioni, quindi forse qualcosa da limare sui cartellini c'è ancora. In aggiunta qualche piccolo problema al ginocchio destro, intendiamoci nulla di gravissimo, vi mostro anche la cronaca infortuni, però più di una volta ha avuto qualche piccolo problema, tutti in questa stagione, al ginocchio, quindi non siamo a livelli di altri calciatori che abbiamo anche visto all'interno di questa nostra rubrica, però non dimentichiamoci anche di questo. La carriera di Giorgio Scalvini, lui ha cominciato fino ai 12 anni, quindi fino al 2015, a giocare nelle giovanili nel Bresciano. Lui è originario della provincia di Brescia, per poi passare appunto nel 2015 all'Atalanta, fare l'Under 17, l'Under 19 e poi l'esordio in prima squadra. Ha esordito il 24 ottobre 2021 a 17 anni in Atalanta Udinese 1-1. Il 24 gennaio del 2022 poi è stato anche convocato da Mancini nella nazionale maggiore. In quella occasione poi ha dovuto rinunciare per un problema fisico, però poi ha esordito sempre appunto in nazionale a 18 anni e 6 mesi il 14 giugno 2022 in una partita persa e non di poco dall'Italia contro la Germania per 5-2. Attualmente con la nazionale maggiore ha 3 presenze. Vi mostro la heatmap di Scalvini di questa stagione. Prima vi ricorderete, vi ho detto tenete a mente che Scalvini è destro di piede. Perché ve l'ho detto? Perché la heatmap di Scalvini è questa. È la heatmap di un giocatore che gioca a sinistra, fondamentalmente, perché una delle particolarità di Giorgio Scalvini, e veniamo anche alle sue caratteristiche, è proprio questa, cioè che molto spesso nell'Atalanta di Gasperini gioca da braccetto sinistro nella difesa a 3, nonostante sia destro di piede. Questa è una particolarità che si tende a vedere più spesso in attacco con esterni offensivi che magari giocano a piede invertito in modo tale da poter rientrare sul loro piede preferito e calciare verso la porta. Nel caso di Scalvini invece avviene in difesa e non è una cosa molto comune. Non solo
però perché Scalvini è a tutti gli effetti un difensore, lui stesso dice di vedersi fondamentalmente più un difensore, ma sempre nell'Atalanta di Gasperini ha giocato degli spezzoni anche da centrocampista. In particolare Gasperini gioca spesso col 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 e Scalvini ha coperto anche il ruolo di mediano, uno dei due di centrocampo. Peraltro sono andato anche a controllarmi in quali partite ed è curioso, ma sono tutte partite importanti, perché tolto il Monza, con tutto il rispetto, le altre 3 volte in cui Scalvini ha giocato in quella posizione erano contro il Milan, contro la Roma e contro l'Inter. Quindi tutte gare importanti. Contro la Roma, peraltro, come vi dicevo, ha fatto anche un gol, peraltro molto bello, da fuori area. A livello di caratteristiche è un giocatore con buone doti fisiche, come abbiamo visto prima, più di 1,90 m di altezza, circa 90 kg di peso, secondo perlomeno delle statistiche che si leggono in giro, ottima capacità di impostare da dietro, non a caso in virtù di questa sua caratteristica molti lo paragonano ad una vecchia conoscenza dell'Atalanta e una conoscenza attuale dell'Inter, ovvero Alessandro Bastoni, che però, come sappiamo, è mancino, quindi gioca da braccetto sinistro in particolare per quel motivo, lui invece è destro di piede. Un altro giocatore a cui Scalvini ha detto di ispirarsi è Thiago Silva, un giocatore che ha giocato nelle difese a 3 soprattutto nella parte finale della sua carriera e tendenzialmente lo ha fatto nel centro, però diciamo che è un altro bel giocatore a cui ispirarsi per un giovane come Scalvini. Da notare, come vi dicevo prima, che comunque essendo un classe 2003, quasi 2004, essendo di dicembre, ha già messo insieme dei traguardi non indifferenti, quasi 50 presenze in Serie A, un esordio in Europa League, un esordio in nazionale, quindi è un giocatore che inizia ad avere una certa esperienza, nulla di clamoroso, però inizia a mettere insieme dei numeri interessanti. Come sempre all'interno di questo format vi proponiamo anche il paragone con le statistiche di quello che sarebbe eventualmente il giocatore che andrebbe a sostituire, ovvero Milan Skriniar, statistiche che mi permetto di dire non sono particolarmente diciamo differenti, non c'è nulla di super interessante, ve ne faccio notare giusto un paio rispetto a questa tabella che vi mostro in sovrimpressione. Da una parte i passaggi riusciti che sono maggiori in percentuale per Skriniar, ma qui c'è da vedere innanzitutto quante volte si va in verticale e anche poi la lunghezza media del passaggio, perché è chiaro che accumulare passaggi riusciti passando al compagno a pochi metri è diverso che magari facendo dei lanci, quindi qui andrebbe capito anche questo. Una statistica molto curiosa, se vogliamo, sono i duelli aerei. È un giocatore come Skriniar, che è visto come un difensore roccioso, forte fisicamente, è inferiore in questo dato, 0,8 contro gli 1,3 vinti da Scalvini, che comunque è abbastanza grosso, l'abbiamo visto prima, però così nel mio immaginario vedevo Skriniar come migliore in questo fondamentale. Invece le statistiche di questa stagione in particolare ci dicono il contrario. Questo giusto come per avere un'idea, ecco, diciamo così. Questo è un po' il prospetto di Scalvini, un giocatore che stiamo imparando a conoscere, soprattutto nelle ultime stagioni, in questa in particolare. Io vi dirò, passo alla mia opinione personale e ai pro e ai contro. Personalmente è un giocatore che mi piace, mi dà delle buone vibes, come si suol dire. In alcune movenze condivido il fatto che ricordi Bastoni, forse anche perché giocando difensore viene facile l'accostamento. Qualcuno, leggevo anche sui social negli scorsi mesi, diceva che in altre movenze ricorda un po' sinistramente Gagliardini. Vabbè, lo dico un po' per sorridere, però comunque diciamo che il giocatore a cui si può paragonare con maggior facilità è appunto Bastoni. Quali sono i pro e i contro eventualmente di Scalvini? Allora, tra i pro io metto sicuramente l'età ed in particolare, come vi dicevo prima, l'età in relazione all'esperienza che ha già fatto, perché se tu, poniamo il caso, a luglio vai a prendere Scalvini, ti porti a casa un ragazzo di 20 anni che però è già fondamentalmente pronto per giocare da titolare in un club di Serie A, ha già fatto una certa esperienza e ha davanti tanti anni ancora a disposizione, sia per migliorare come giocatore che eventualmente anche per essere ceduto in virtù di una futura plusvalenza, perché sappiamo che in Serie A purtroppo si deve valutare anche questo. Un altro pro è sicuramente la duttilità. Io personalmente credo che
questa parentesi da centrocampista che in alcuni spezzoni ci ha fatto vedere quest'anno rimarrà appunto una parentesi. Io penso che con l'andare del tempo, nel giro anche di non più di 1 o 2 anni, si specializzerà al 100% nel ruolo di difensore. Però è anche vero che lo stesso Skriniar, se vi ricordate, ad inizio carriera, ma non solo, anche più avanti, soprattutto nella Slovacchia in nazionale, giocava anche da centrocampista centrale e quindi è un elemento da tenere in considerazione e che male non fa. E poi l'ultimo pro che inserisco è il fatto che io in Scalvini intravedo quello che si potrebbe definire, io l'ho chiamato così, il profilo di un difensore moderno, quindi molto simile a Bastoni, che comunque si sta dimostrando appunto tale, e non è male, insomma, in un calcio che comunque si modifica, che richiede che quindi anche le squadre vadano verso certi cambiamenti, in relazione a certi stili di calcio, un difensore moderno in più potrebbe fare comodo. Ma questo tipo di caratteristica la utilizzo anche per legarmi ad uno dei contro e passo ai contro. Uno dei possibili contro è proprio il fatto di essere molto simile a Bastoni, che potrebbe sembrare un paradosso, però nel momento in cui l'Inter passa da una difesa con Skriniar che ha certe caratteristiche e Bastoni che è tanto forte ma ne ha altre, passare ad averne una difesa con Bastoni e Scalvini che sono piuttosto simili potrebbe creare uno squilibrio rispetto soprattutto all'aspetto della difesa più massiccia, la difesa più pura, se vogliamo metterla così. Quindi che sia simile a un giocatore come Bastoni, visto che Bastoni è forte, è sicuramente un bene. Però in un'ottica complessiva potrebbe creare degli squilibri e questa è una considerazione che metto lì e sulla quale sono curioso di sapere la vostra opinione. Un altro contro è sicuramente da misurare innanzitutto, diciamo che è più un punto di domanda, però l'impatto in una big. L'Atalanta è a tutti gli effetti una big perché negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, però sappiamo bene che a livello di pressione, a livello di impatto, esordire nell'Atalanta, così come, sempre con il massimo rispetto, nella Roma o nella Lazio, squadre simili, non è esattamente come esordire nell'Inter, nel Milan, a San Siro o anche nella Juventus. Quindi l'impatto nell'esordio nell'Inter andrebbe a tutti gli effetti misurato, ma questo vale chiaramente per tutti, non solo per Scalvini. E poi quello che è forse il contro principale, che ho lasciato alla fine, ma che appunto è il principale, ovvero il prezzo. Si parla di un Atalanta che per meno di 30 milioni non vorrebbe venderlo, qualcuno addirittura parla di 40 milioni di euro. Sono cifre che, se andiamo a vedere, considerato un pagamento dilazionato e il fatto che Scalvini, rispetto magari ad altri nomi, potrebbe vantare un ingaggio inferiore, magari non sono nemmeno super proibitive, però comunque sono cifre pesanti per un giocatore che si sta affacciando in questi anni, anzi in questi mesi, è meglio dire, al calcio top, e quindi potrebbe essere un rischio in effetti investire questi soldi per un giocatore come Scalvini, senza dimenticare che l'Inter, secondo le voci che circolavano nelle scorse settimane, oltre ad essere interessata ad acquistarlo, starebbe valutando anche un'operazione in cui magari inserire un giovane di belle speranze di sua proprietà per abbassare un po' il costo del cartellino. Il nome che si è fatto più spesso, non a caso, è quello di Giovanni Fabian, e anche questo è potenzialmente un contro, perché tu giochi sul futuro di un ragazzo come Scalvini privandoti di un altro ragazzo che può avere un grande potenziale come Fabian. Quindi può andarti molto bene perché tu magari paghi meno Scalvini, poi Fabian floppa e invece Scalvini esplode, o al contrario potrebbe andarti male perché poi Scalvini magari soffre l'impatto nella big o comunque non è quello che si pensava potesse essere, e invece Fabian magari esplode all'Atalanta. Questa è un'altra considerazione da valutare nell'ottica dell'operazione. In senso generale chiudo dicendo che se l'Inter alla fine dovesse andare su Scalvini, a prescindere dalla valutazione economica, sarebbe sicuramente un colpo super interessante e che tra l'altro andrebbe anche, questo è un altro pro che potrei inserire, andrebbe a consolidare anche lo zoccolo duro di italiani che Marotta da tempo, e non solo nell'Inter, ha sempre dimostrato di voler creare. Peraltro all'Inter si stanno muovendo tanti nomi, Perisic è andato via, Skriniar andrà via, forse anche Andanovic, si parla molto di Brozovic, quindi può esserci anche una sorta di ricambio per quanto riguarda la leadership dello spogliatoio e magari affidarla a questo zoccolo duro di italiani che in buona parte è già presente, potrebbe essere la scelta dell'Inter, e andare ad aggiungere Scalvini la valorizzerebbe ulteriormente.
Questo era il punto su Scalvini. Ho cercato di presentarvi tutto quello che riguarda il giovane difensore dell'Atalanta, adesso però vi chiedo ovviamente un parere nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di lui, se investireste tanti soldi oppure andreste su altri profili. Vi ricordo ancora una volta un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e anche il club di Passione Inter, anche perché tutti questi contenuti li stiamo portando su suggerimento anche dei nostri abbonati al club che ci hanno indicato alcuni nomi da trattare all'interno di questi episodi. Quindi se vuoi partecipare anche tu e comunque partecipare a tutta la vita interna al club di Passione Inter, ti ricordo appunto il club. Infine, per chi mi segue in podcast lo lascio in descrizione, se invece mi segui su YouTube, qui alla mia destra trovi lo scorso episodio di questa rubrica.